Ciao a tutti, come vi avevo già anticipato nell'ultima lezione, sempre dedicata a Nick Drake, oggi voglio proporvi Cello Song, un brano molto impegnativo, tutto in finger picking, tranne l'intro che è sviluppato su un basso ostinato. L'accordatura è la stessa di The Thoughts of Mary Jane, quindi cambiamo, è un'accordatura standard tranne la terza corda, il Sol, che viene abbassato di mezzo tono a Fa diesis e poi si posiziona il capotasto al sesto. Bene, andiamo a vedere subito l'intro, come vi dicevo, sviluppato tutto su un basso ostinato. Così, quindi suonate sempre la quinta corda con il pollice in questa maniera e cominciamo a mettere la melodia sotto. Ve la eseguo lentissimo. Vedete cosa ho fatto? Suono il basso, poi l'indice suona la quarta corda, il re a vuoto, e fa un hammering, quindi una legatura ascendente insieme al basso. Poi di nuovo il basso da solo. Quindi basso da solo, insieme e basso da solo. E segue con indice e basso. È difficile coordinare bene e scandire bene ogni nota, quindi suonate lentamente. Questa è la prima frase. Poi entra la seconda frase, il medio va sulla terza corda, e andiamo con il primo dito, sempre un hammer, sempre una legatura sul primo tasto questa volta, quindi in questa maniera, basso, poi insieme, basso e indice. E anche qui fate il solito gioco. Questa volta fate la legatura che il dito arriva insieme al basso. Seguite bene la partitura e non potrete sbagliare. Poi andremo a sviluppare la melodia invece con l'anulare sulla seconda corda. Basso da solo, insieme all'anulare, poi basso da solo, il medio che suona la terza corda, primo tasto, e poi continua l'ultima frase dell'intro. Prevede l'anulare si sposta dalla seconda, va sulla prima corda e inizia sul primo movimento insieme al basso. Vedete? Così. Vedete, dovete rilasciare l'indice. Entra l'arpeggio. Ve lo eseguo tutto a una velocità normale, media. Fatto l'intro,
L'intro è molto difficile, soprattutto farlo a quella velocità. È molto impegnativo, però suonandolo lentamente, piano piano, ci potremmo avvicinare. Arriviamo alla parte che è il sottofondo a quel bellissimo tema di violoncello e poi dove praticamente canta tutta la strofa. Sono due posizioni, quella che è tipo Mi minore, ma in questo caso è un Si bemolle visto il capotasto, e poi il La maggiore, preso così perché il La normalmente è preso in questa maniera, ma siccome abbiamo scordato la terza corda, quindi per compensare questo dito va qui, quindi questa posizione qui è la posizione della maggiore, anche se in questo caso, visto il capotasto, è un Mi bemolle maggiore. Quindi questi due accordi, poi ce ne sarà un terzo per due battute. Vediamo però come arpeggiare in finger picking questa parte. Abbiamo quindi questa posizione, il basso, qui è tutto alternato, quindi proprio tutto finger picking. Il basso alterna sempre sesta e quinta corda, così. Poi l'indice suonerà sulla quarta, il medio sulla terza e l'anulare si posizionerà sulla seconda. Quindi così. Insieme al basso. La velocità. Questa è la prima cellula, la seconda l'anulare canta non la seconda corda, ma si sposta sul primo. Uguale. Poi torna l'anulare di nuovo sulla seconda corda, ma questa nota va in levare. Poi torna di nuovo il basso, quindi così. A tempo. Arriva la parte del violoncello, il tema del violoncello, l'arpeggio è sempre uguale, ma rimane sempre sulla, per due battute, sempre l'anulare sulla seconda corda, così. 1, 2, e poi quello di prima. Quindi questo è sul tema del violoncello e inizia a cantare sempre con questo arpeggio, sempre con questa formula. Se andate a vedere la tablatura sopra, ma tutta la tablatura che è nel mio Patreon, lì ho trascritto interamente, perfettamente tutto quello che suona Nick su tutto il brano, quindi se proprio volete essere precisi con il suo suonato potete andare a vedere tutta la parte
sul mio Patreon. Quindi questa è la formula, l'arpeggio base su cui si sviluppa pure il cantato, anche se c'è qualche lieve variazione. Poi aggiunge l'altro accordo, quello dell'A, il basso va a fare il basso alternato, sarà questa volta sulla quinta e la quarta corda, così. E ritorna sopra. Vedete, l'ultima nota è un Sol a vuoto, perché si sposta l'accordo per ritornare sopra, quindi sentirete quella corda a vuoto e riprende l'altra formula. Strange face with your eyes, so pale and sincere, underneath your world, you have nothing to fear. For the dream that came to you when so young, quindi e arriva su questo terzo accordo che chiude la strofa. Quindi sembra la stessa formula e si alternano questi due accordi, questo Mi minore, chiamiamolo così, e questo La, quindi Si bemolle e Mi bemolle. Ovviamente saranno dei momenti in cui questo dura 4, questo dura sempre solo 2 battute e poi ritorna sopra. Adesso andrete a prendere questa posizione. Quindi il dito numero 1 sul secondo tasto, sesta corda, e il dito numero 2, secondo tasto, terza corda. Il basso alterna la sesta e la quinta e suoneremo così. Lo toglie e riprende l'arpeggio di base, che è sempre quello. A tempo. Quindi è sempre la stessa formula e cambia questi 3 accordi. C'è solo una piccola variazione, se proprio vogliamo essere precisi come suona lui. Prima di cambiare dal Si bemolle, che sarebbe questa posizione, al Mi bemolle, lo sviluppo perfetto sotto al canto sarebbe questo. Prima di cambiare da Si bemolle a Mi bemolle fa questo passaggio. Quindi fa un gioco molto intricato. Così tutto il brano fino alla fine. Ve lo faccio sentire. Strange face with your eyes, so pale and sincere, underneath your world, you have nothing to fear. For the dream that came to you when so young, told them a lie, while spring is eccetera eccetera. Seguite la parte, è tutta trascritta in maniera perfetta, proprio come lui l'ha incisa. Bene, sì, un brano abbastanza complesso, soprattutto
tenere bene il groove ritmico, scandire ogni nota come suona lui. Come vi dicevo nell'altro video, è veramente impressionante il suo playing, perché sembra che il compressore ce l'ha nelle dita, non nell'elaborazione del suono in fase di missaggio. A volte si utilizzano degli effetti come il compressore che tira su le note che sono state suonate in maniera un po' più debole, e quindi rende tutto molto martellante, perfetto. In realtà da quello che ho capito ascoltando, leggendo interviste al fonico, sembra che non avesse utilizzato nessun compressore, quindi il suo suonato è così scandito, suona così bene che vi ripeto, il brano è molto impegnativo, però se lo studiate lentamente e poi aumentate piano piano la velocità, vedrete che riuscirete a suonarlo, ma soprattutto alzerà la vostra padronanza del finger picking. Grazie a tutti, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di accendere la campanella per restare sempre aggiornati, e vi aspetto al prossimo video. Grazie.